Bentornati utenti carissimi, finalmente ci siamo. Allora, oggi si parlerà, e non solo oggi, perché questo video, quindi finalmente si tratterà l'argomento della formattazione dei PC, però questa volta dal BIOS, e lo dividerò in tre parti. Questo perché, ovviamente è un argomento che insomma piace tanto agli utenti, però magari si troveranno molto meglio gli smanettoni, quelli che lavorano con il PC, e un pochettino meno invece quelli che effettivamente non si trovano a lavorare spesso con i computer, proprio non piace l'informatica, però devono fare qualche cosa obbligatoriamente. Quindi in questo caso, per non confondere le idee, perché la formattazione è un argomento bellissimo ed è una cosa che si fa di continuo. Noi tecnici in generale le formattazioni le eseguiamo di continuo, perché è un difetto, se così si può chiamare, che viene riscontrato sempre nei computer, e poi diciamo che dopo un anno di utilizzo, un anno e mezzo, quello che sia, fa anche bene sempre fare una formattazione dei nostri computer per riportare allo stato di fabbrica iniziale e averli più veloce possibili. Quindi stavo dicendo, dividerò il video in tre parti in modo che così vi potete guardare dalla prima parte alla seconda, alla terza, quella conclusiva, quella finale, in modo che così non vi confondete, potete andare passo passo. E anche perché così non viene un video lungo di più di un'ora che magari potrebbe risultare abbastanza noioso. Oggi affronteremo invece la prima parte, quindi l'apertura. Piccola premessa prima di andare a cambiare inquadratura, cosa serve per formattare il PC e perché la formattazione è fatta in maniera diversa. Io ho fatto già un video precedentemente dove abbiamo formattato, ho chiamato il computer, ho chiamato, scusate, il video formattazione allo stato di fabbrica, magari ecco, forse formattazione, è vero che viene fatta una vera e propria formattazione, andiamo a fare, però forse lì veniva meglio a chiamarlo, dovevo fare, questo forse è stato magari un errore mio, devo chiamarlo meglio ripristino, perché quello di lì effettivamente da dentro il PC stesso è chiamato un ripristino allo stato di fabbrica, però consiste sempre in una vera e propria formattazione. Andando però a parlare proprio oggi di formattazione vera e propria, perché si deve fare alcune volte da BIOS, siamo obbligati a farli dal BIOS tramite il boot, perché praticamente a tutti noi si può guastare l'hard disk o il nostro M2, il nostro SSD, quello che sia, insomma, la memoria interna del nostro PC, dove vi ricordo è conservata quella piccola partizione, quindi quel piccolo pezzettino di hard disk dove è memorizzato il nostro sistema operativo. Come voi già ben sapete tutti, o almeno insomma non so chi è nato prima di me, dopo di me, quello che sia, prima venivano forniti dei dischi, proprio dei CD. Questi CD erano di ripristino, quindi all'interno trovavamo tutto l'occorrente per ripristinare i nostri computer. Ecco, già da molti e molti anni non vengono più dati, questo per abbassare o tenere un pochettino più bassi i prezzi, e poi figuriamoci non è così, perché quanto poteva costare un dischetto di ripristino, e soprattutto magari per evitare di fabbricare tutti questi dischi, quindi plastica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso loro che hanno fatto intelligentemente, se si può dire così, hanno inserito all'interno di questo hard disk questa piccola partizione, in modo che noi con quel video che ho fatto io all'inizio, quindi di ripristino tramite l'interno, quindi se il vostro computer ancora in parola povere vi funziona, potete andare su start, impostazione, ripristina di fabbrica, quindi potete muovervi all'interno, possiamo farlo in quella maniera, tramite questo piccolo spazietto nell'hard disk dedicato al sistema operativo. Ma se a voi effettivamente vi si rompe l'hard disk, questo spazietto finito, puff, vola via, è distrutto assieme all'hard disk. Quindi in questo caso che si fa? Vi ho sempre detto io intanto cosa fare quando acquistate tutti i vostri computer, non lo dimenticate. Un video fatto precedentemente nel mio canale è fatto apposta, non solo per fare video, così mi alzo la mattina e faccio video, ma hanno, spero, insomma, quasi tutti un senso, o tutti un senso almeno. Vi ho detto sempre di utilizzare il Keyfinder, che è un programmino gratuito, open source, lo potete trovare su internet, lo potete reperire su Google, che serve a tirare fuori immediatamente il vostro seriale. Mi raccomando, fatelo immediatamente quando acquistate i vostri computer. Questo perché? Perché se un domani, e siamo arrivati a oggi come video, vi si dovesse guastare il vostro hard disk, SSD, eccetera, eccetera, non avete perso il sistema operativo originale, che comunque ha un costo che va dalle 100 alle 250 euro, dipende dalle versioni che prendiamo, 32 bit, 64, Home e Pro. Quindi in questo caso andare a spendere una cifra di quella solo perché non avete tirato e strapolato fuori dal vostro computer il seriale in meno di 10 secondi ci vogliono, è veramente una cosa sciocca.
Quindi in questo caso sempre quando andate a comprare i vostri computer, mi raccomando guardate, non saltate questa preview perché è importante rispetto poi al video vero e proprio. Sono delle premesse veramente importanti perché molti di voi magari possono saltare perché questo può sembrare noioso perché vogliono andare al nocciolo e non sanno che devono subito quando prendono il loro computer tirare fuori con il Keyfinder il seriale. Una volta tirato fuori questo seriale conservatelo, stampatelo in più copie e conservatelo. Quando vi si romperà l'hard disk vi tornerà utile. Questo perché? Perché dobbiamo noi andare a fare la formattazione tramite BIOS, quindi andiamo a acquistare un nuovo hard disk oppure proprio il computer non ne vuole sapere, non è detto che si debba guastare l'hard disk per effettuare la formattazione da BIOS. Si può anche guastare il PC a livello di OS, quindi di sistema operativo, e non ci fa più accedere. In quel caso dobbiamo per forza effettuare la formattazione andandoci dal boot, quindi la prima cosa che parte per intenderci del nostro computer. Quindi in questo caso cosa serve? Perché io ho detto di andare a tagliare il video in 3 parti, suddividerlo in 3 parti? Perché come occorrente cosa vi serve? Allora, non serve dico chissà che cosa, chissà quale nozione di informatica, veramente ormai quasi pure i bambini formattano i computer, quindi non serve chissà quale nozione, serve però stare un pochettino attenti, servono dei passaggi precisi da andare a fare, soprattutto perché i boot, quelli di ultima generazione, sono sempre più protetti e fastidiosi veramente. Certe volte la formattazione che per far partire il dischetto oppure la USB nostra, che si ci dovrebbe impiegare meno di 10 secondi, certe volte il BIOS dipende come è protetto da quale casa costruttrice è stata fatta, veramente dà noia perché addirittura il passaggio può richiedere anche 5-10 minuti, ma 5-10 minuti di fare tante prove, perché ricordiamoci all'interno del BIOS ci sono vari settaggi per togliere tutte queste protezioni. Perché vengono messe? Perché ovviamente le case costruttrici non vogliono che venga toccato il BIOS, ovviamente vogliono lavorare loro, quindi in questo caso vogliono che il cliente porti a centro assistenza il computer per formattarlo. In quel caso le cifre saranno alte rispetto magari a quello che potrebbe chiedere un tecnico. Diciamo che il costo per farlo fare al tecnico, quindi anche quando voi non ve la sentite, non è alto, o almeno diciamo che nella zona mia, quindi nella parte del sud, ancora i prezzi non sono lievitati, perché so che insomma verso il nord i prezzi sono un po' altini. Si può dire che al sud i prezzi di formattazione e di ripristino sono intorno ai 30-35 euro, quindi una cifra che benissimo tutti, senza pigliarvi nessuna responsabilità, potete fare a un tecnico effettivamente di fiducia, hardware, quello che sia. Non so al nord, ma credo che al nord saranno un po' più altini i prezzi. Quindi in questo caso cosa vi serve nelle 3 parti? La prima parte, quella ovviamente più base che possa esistere, noi dobbiamo andare a reperire questo sistema operativo, perché poi vi ricordo che se siete stati effettivamente bravi a seguire il mio consiglio avete solo il seriale, ma vi manca il sistema operativo all'interno. Tranne se già voi non avete acquistato anche il dischetto, allora là dovete saltare completamente questa prima parte di video. Quindi in quel caso, primo video, oggi vedremo dove andare a reperire i sistemi operativi, soprattutto in maniera originale. Quindi importantissimo, mi raccomando, non mettiamo programmi pecciati, craccati, quello che sia, perché uno, insomma, non è esatto, perché sarebbe bello scappare dal pagare la cifra del sistema operativo, però ovviamente è giusto che se Microsoft ha creato dal nulla questo bellissimo sistema operativo, che è uno dei sistemi operativi, ricordo, più utilizzati, scaricati e venduti in Europa almeno, perché in altre parti del mondo, quindi in America, si utilizza il classico Mac, quindi i vari sistemi operativi che fornisce Apple, da noi invece ancora regge, soprattutto siamo proprio affezionati al nostro sistema operativo Microsoft Windows. Quindi in questo caso, stavo dicendo, dobbiamo andare a reperire in maniera originale questi sistemi operativi. Che si può fare? Il link, ora vediamo il video, comunque il link vi metto i due siti sempre Microsoft, quindi per Windows 10 e per Windows 11. Mettiamo solo questi due sistemi operativi perché ovviamente con i programmi che ci sono ora, con i computer che ci sono ora, dobbiamo fare la formattazione di Windows 10 e 11, che sono quelli che prendono tuttora gli aggiornamenti. Quindi evitiamo di mettere Windows 7, anche perché ho fatto un video precedentemente che non riceve più aggiornamenti da anni ed è pericoloso andarlo a installare. Quindi link in descrizione, ora video comunque vedete, dove reperire il 10 e l'11 in maniera gratuita. Dopodiché la prima parte del video sarà questa. La seconda parte di video sarà come andare a masterizzare. Ecco perché qua vedo che alcuni commenti, devo dire, commenti secondo me gettati così, scritti
senza alcun senso che video che si dovevano fare 50 anni fa, 60 anni fa, perché i dischetti non si utilizzano più. No, piccola parentesi, i dischi vengono ancora utilizzati, certo non vengono utilizzati come 30 e 40 anni fa, ma vengono ancora utilizzati. Vi ricordo che ci sono parecchi medici che fanno ecografie e che registrano sul dischetto, quindi tutto il comparto degli ospedali registra sul dischetto, è difficile che ormai danno pendrive. Vi ricordo che ci sono sistemi operativi che vanno messi su CD e DVD, quindi ancora effettivamente i dischetti per molte cose vengono utilizzati. Quindi andare a dire, scrivere che io ho fatto un video che dovevo farlo 30 anni fa, insomma, secondo me è eccessivo, perché ancora i dischi vengono utilizzati. Piccola parentesi. Quindi la seconda parte del video sarà proprio questa, come andare a masterizzare a dischette, insomma per gente che vuole mettere a dischetto, per gente che si trova bene a lavorare con i dischetti, come andare a masterizzare il sistema operativo originale, oppure come andare a mettere il sistema operativo su pendrive. Ovviamente vengono utilizzate delle metodologie diverse proprio perché abbiamo detto che abbiamo bisogno di buttare, si chiama così, quindi non buttare non significa gettare, quindi gettare nella spazzatura, significa andare a fare partire proprio tramite il boot del BIOS questi o dischetti o USB, quindi una maniera differente. Non possiamo andare a fare copia e incolla come se fosse una musica, un file, assolutamente no, perché non vi partirà il vostro sistema operativo. Però questo nella seconda parte del video, per poi concludere con la terza ed ultima parte, dove lì proprio effettivamente andrò a inserire questa pendrive, questo disco, dipende da quello che farò. Io lavoro per esempio tuttora molto con i dischi, andare a inserire questo disco, farlo partire tramite il bus e fare proprio tutta la procedura di formattazione dal BIOS, quindi fino a installare completamente i vari programmi, i vari driver, eccetera, eccetera. Perfetto, abbiamo già dedicato, vedo, più di 10 minuti per questa prima parte del video importantissimo. Invece non vi annoio più, cambiamo inquadratura e andiamo a vedere dove andare a reperire questi separativi originali. Ed eccoci qua. Allora, qua vi vedete la schermata proprio di Microsoft, quindi il sito, che ovviamente non vi dico perché è lungo, è tutta questa stringa di qua sopra, ve la link, ho detto, sotto, diciamo, nel mio video in descrizione, in modo che così voi potete cliccare direttamente e vi si aprirà direttamente questa pagina. Cosa dobbiamo fare? Tutte queste parti, assistenza, creazione supporti, eccetera, eccetera, non li guardate, scorrete verso il basso e voi interessa soltanto andare sul download dell'immagine del disco. ISO, vi ricordo che sono immagini, quindi dischi di immagine. Non confondiamo l'immagine, ho detto sempre, con un'immagine JPEG. È un'altra cosa, questo è un file di immagine, quindi è un file ISO di Windows 11. Dobbiamo cliccare seleziona per il download, clicchiamo nel menu a tendine e scriviamo proprio Windows 11 Multi Edition ISO. In questo caso qua c'è scritto prima di iniziare, vediamo, date insomma una lettura a tutto quello che c'è scritto qui e praticamente vi dirà se è un PC dotato di 64 bit come architettura di CPU, eccetera, eccetera. Comunque noi poi lo risolveremo andando su scarica. Lui farà la convalida, quindi attendete la convalida di scaricamento del Windows 11 e andiamo su scegli una lingua. In questo caso noi andiamo a scegliere la lingua che a noi più interessa, ovviamente la mia sarà italiano, e diamo conferma. Voi potete scegliere quello che volete. Farà una seconda convalida, attendiamo, perfetto, e dopo di qua lui già va a inserire insomma il sistema operativo, quello adatto al nostro computer. Quindi in questo caso lui ha rilevato che la CPU gira a 64 bit, quindi in questo caso non ci resta che cliccare su 64 bit download e veramente ve lo ritroverete questa iconcina ISO praticamente nel vostro computer. Questo è il Windows 11, quindi che sarà pronto già per la seconda parte del video. Quindi mi raccomando, già incominciate a preparare tutto l'occorrente e dipende, insomma, non li dovete scaricare entrambi, quindi Windows 11 e il 10. Scaricate quello che vi interessa e soprattutto dove avete il seriale, perché vi ricordo che Windows 10 sì, si può passare gratuitamente a Windows 11, però mantenendo la stessa versione. Quindi se avete una versione Home vi verrà dato e fornito l'Home, se avete una versione Pro, ma se dovete passare da Windows 10 Home a Windows 10 Windows 11 Pro, questo non vi è permesso, soltanto sotto pagamento. Quindi invece per andare a reperire praticamente il Windows 10, sempre vi lascio il link in descrizione, dobbiamo andarci in una maniera un po' diversa, ma è sempre lo stesso semplice. Dobbiamo andare nel sito, sempre questo dove vi
lascio il link, e dobbiamo andare a scaricare direttamente ora lo strumento, quindi cliccheremo direttamente e lui scaricherà, in questo caso o in download o dove lo mettete voi come predisposizione di download, quindi io l'ho messo sul desktop, vi scaricherà il Media Creation Tool. In questo caso non dobbiamo fare altro che doppio clic e dare sì, e si aprirà dopo un pochettino, dopo aver fatto le operazioni preliminari in corso, che occorre qualche secondino. Quindi in questo caso installeremo, scaricheremo direttamente, dandoci tutte le impostazioni che vogliamo, il nostro Windows 10. Quindi attendiamo che finisce le operazioni preliminari in corso e vediamo come dobbiamo procedere. Perfetto, non dobbiamo fare altro che leggere ovviamente il contratto di licenza, ma non vi fa fare niente se non cliccate su accetta. Perfetto, in questo caso dobbiamo scegliere cosa andare a effettuare. A noi non interessa aggiornare il PC ora, a noi interessa creare supporti di installazione, quindi sia adatto per unità flash, quindi le classiche pendrive USB, sia DVD o file ISO. Quindi clicchiamo il pallino nel secondo crea supporti e andiamo su avanti. In questo caso qua, importante, dobbiamo andare a preimpostare il nostro Windows 10, quindi l'italiano per me va bene, edizione Windows 10 per me va bene, e queste sono le impostazioni utilizzate e consigliate per questo PC. Ma se io voglio cambiare questo menu a tendina, tolgo questa spunta su usa le impostazioni con le opzioni consigliate e vado a cambiare sia lingua, l'edizione è Windows 10, però mi raccomando, voi cambiate architettura, perché a differenza del Windows 11 che gira a 64 bit, quindi ovviamente Windows 11 non può essere installato su macchine datate che hanno soltanto l'architettura della CPU a 32 bit, perché non ve lo farà installare. In questo caso, cosa che si può fare con Windows 10 essendo più antico come anni, in questo caso voi scegliete sempre entrambi, quindi non il 32 bit, non il 64, ma entrambi, quindi così se la vostra macchina è 32 o 64, voi già siete pronti per installare entrambi i sistemi operativi. Quindi in questo caso andate su avanti, e in questo caso dovete cliccare su crea file ISO, quindi comunque file ISO, non vi fate fregare se volete fare una pendrive USB flash, perché dovete scaricare voi l'ISO, perché poi noi nella seconda parte di video andiamo a inserire questo ISO tramite programmino adatto. Quindi in questo caso avanti, clicchiamo dove vogliamo andare a salvare il nostro sistema operativo, quindi lo possiamo anche lasciare scritto Windows o mettere Windows 10 e cliccare su salva. In questo caso lui farà di nuovo delle operazioni preliminari e farà direttamente il download del sistema operativo. Ovviamente ci starà parecchi minuti, perché il sistema operativo, abbiamo detto, anche esso pesa credo un 7G o qualche cosetta di più, quindi praticamente ovviamente io lo stopperò perché non interesserà, quindi fino al 100% voi vi troverete praticamente qua scaricato, mettiamo un altro file di questo, quindi di Windows, però qua anziché 11 avrete, vi ritroverete il 10. Quindi questo è il metodo perfetto per andare a reperire i nostri sistemi operativi originali di casa Microsoft. E quindi qua si è conclusa questa prima parte di video, che già, come potete vedere, in maniera dettagliata è venuta abbastanza, diciamo non abbastanza lunga, però è venuta lunga. Nella seconda parte di video, ovviamente, per appunto non farvi confondere, andremo a vedere come questi due sistemi operativi devono essere masterizzati sul dischetto o caricati su USB per creare supporto, abbiamo detto, bootable. Quindi in questo caso per Windows 11 lì andremo a affrontare un altro argomento, perché Windows 11 per fortuna per loro, purtroppo per noi in generale, ha il classico TPM, ne parleremo poi nel secondo video per non confondervi, quindi vedremo come un pochettino scavalcare questo famoso controllo check-up che fa Windows nel nostro hardware per permetterci di installare, decidere lui di installare il nostro sistema operativo 11 o no, in base al nostro hardware del nostro computer. Quindi lui consiglia, e se il TPM dice no, non si può installare in nessuna maniera. Quindi in questo caso vediamo come andare a bypassare questa sorta di controllo e forzare comunque Windows 11 su macchine un pochettino più datate, sempre se comunque poi a fine installazione voi vedete che effettivamente Windows 11 non vi fa nemmeno partire il vostro computer perché è veramente lento e pesante. In quel caso anche se è stato forzato, passate a Windows 10, che ovviamente sarà un pochettino più snello. Spero insomma che questa parte di video sia stata abbastanza chiara e noi ci vedremo sicuramente col secondo pezzo in questi giorni. Ciao a tutti!